All'estremo sud del deserto roccioso della penisola del Sinai, quando il pittoresco Mar Rosso avvolge le aride terre, sorge una delle più famose località turistiche dell'Egitto, Sharm el-Sheikh. Passare una settimana da quelle parti, aspettando il Natale e l'Anno Nuovo, è davvero un'eccellente idea, anche perché un ottimo hotel sul mare 4 stelle, all inclusive, costa come da noi una cena per una persona in un ristorante stellato. Ma a parte i costi, è davvero una vacanza da favola, se viene arricchita con delle escursioni che il mio animo randagio ogni giorno mi imponeva di organizzare. E quindi ecco qua un doveroso tributo a Sua Maestà, il deserto. Noleggiato un fuoristrada e via, per ammirare insoliti e affascinanti panorami ed entrare nella vita dei beduini che accolgono i turisti con grande affetto, anche perché è per loro l'unico fondo di reddito. Ed infatti a sera, la cena che una volta si teneva in una tenda beduina, ora avviene in una vera e propria discoteca beduina, con tanto di balli e spettacoli folcloristici. Vabbè, non è il massimo della coerenza con il paesaggio, ma è importante divertirsi. Ma ovviamente una passeggiata sul cammello era doverosa, e allora perché non farla? La notte scende nel deserto. Ma le emozioni che ci dona il mare sono sempre le più intense. E quindi il giorno dopo via in barca verso la barriera corallina di Ras Muhand per godere degli incredibili fondali marini e il fascino del dio Sole che da quelle parti, oltre che aver plasmato tutta la civiltà egiziana, dona a dicembre splendide abbronzature. Dai, venite con me. Ma adesso arriva il top. Il meraviglioso fondale del Mar Rosso mi accoglie, consentendomi di ammirare favolosi panorami subacquei. E qualcheduno mi riprende per donarmi ricordi emozionanti. Ma la follia del subacqueo mi aveva ormai colpito e la nostalgia di rivedere Giza, anche se lontana, era alle stelle. E allora via in taxi per il Cairo. Partenza a mezzanotte da Sharm e via nel deserto, un'emozione unica, specie nel tunnel che attraversa il canale di Suez sotto il mare. E quando la polizia incontrata 5 volte su 600 km che uniscono Sharm al Cairo, ci controllava i passaporti. Ma ne valeva la pena, ma che roba! Ma impossibile non entrare nella piramide di Cheope per visitare la camera mortuaria. Era spoglia, ma con la fantasia. Entusiasmante visita, a parte il mal di ginocchio dovuto al fatto che per arrivare alla tomba bisognava percorrere a gattoni dei conicoli angusti. L'emblematica, misteriosa e affascinante immagine della Sfinge concludeva la gita.
Dopo la Sfinge un saltino, sì proprio un saltino perché la visita è stata brevissima, al museo di Giza, che non consiglio perché è costosissimo, 70 euro per 2 ingressi con guida in inglese, che fra l'altro non ho capito un accidente. Ma alcune sale erano chiuse, è in allestimento e quindi nulla assolutamente aggiunge allo stupendo museo del Cairo, per il quale occorrerebbe un video di ore per descriverlo in maniera adeguata. Il giorno dopo una bella dormita, pomeriggio soft ed altre emozioni donate dalla spettacolare bravura dei delfini del parco acquatico. Incredibili acrobazie. Dopo i delfini, una serata stupenda per ammirare la moschea di Sharm, una delle 3, ma per le signore l'ingresso era consentito solo dopo essere state adeguatamente vestite nell'apposita camera a loro riservata. All'interno, in contrasto con la ricchezza incredibile della costruzione, solo tappeti e rigorosa divisione dell'area dove vengono a pregare i maschietti da quella dedicata alle signore. Dopo la moschea, mercato a 360 gradi. Si trova davvero di tutto, cose interessanti, un po' di tutti i prodotti dell'artigianato egiziano e immense quantità di frutta, spezie, profumi, stoffe. Davvero un paradiso per gli acquisti, che avvengono sempre con estenuanti trattative tese a ridurre le richieste. E anche la chiesa cattolica di Sharm fa la sua bella figura, illuminata a festa. Il gran finale della settimana non poteva che essere al mare ancora, e quindi un'ulteriore visita della meravigliosa barriera corallina di Ras Muhad. Questa volta ci siamo andati da terra, attraverso la porta di Allah, poi il lago bianco spettacolare, e poi snorkeling in barriera. Guardate un po'. E dopo queste ultime emozioni, ormai la nostra vacanza era finita, ma non prima di aver bevuto un buon tè Bedouin. Ciao! Vi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace ed iscrivetevi al mio canale, è l'unico premio che posso ottenere. Grazie, a presto. Thank you very much. What is your name? Your name? Mohammed. Mohammed, anche te Mohammed. Mi pareva. Tutti Mohammed. Mohammed.